So yeah, first of all, we are in the base camp. So the base camp is a safe location where you can craft gear, eat food, get your equipment, and talk to Alba, your handler. So I'm just going to change a quick setting before we get stuck in. Quindi essenzialmente ci sta parlando della nostra location iniziale, base camp, molto interessante per l'appunto, è la novità in questo caso di poter equipaggiarsi all'interno della tenda, e questa tenda voi la potete attualmente portare anche all'interno della missione, all'interno della mappa, come un piccolo mini camp per esempio. Quindi le stesse schermate che vedete qui, dove lui seleziona il suo equipaggiamento, pozioni, armi e equipaggiamento del palico, potrete anche averle direttamente sul field. So right now, what are you equipping? What's your best, equipment, weapon? What's your strategy so far? Yeah, so right now in the open beta test and here at Lucca, you can come and try all of the different weapon types. So I'm in the tent, I'm setting my equipment here, choosing my primary and secondary weapon. We also have a full suite of a selection of armors that you can use as well on your hunter. And as you can see, it not only changes their appearance, but also your armor skills, which impacts and gives you different buffs in the gameplay. I see, it's a sword and shield. Just to see, abbiamo main di sword and shield da questa parte, spada e scudo? Qualcuno alza la mano, letteralmente vedo due persone. So basically I only see two mains of sword and shield. Yeah, they have very good taste. I bet. Let's do something even a little bit trickier. Quanti hammer main invece abbiamo? Look at those! So many hammer mains coming on, and io essenzialmente gioco hammer allo stesso modo e bow, non so quanti siano fan di bow allo stesso tempo. 0, 2, 3, 4, beh, ci siamo. Doshigun is having some lunch. So that's an example of the living, breathing world. You know, the world is doing its own thing around you. The monsters are migrating, they're eating, they're drinking, they're interacting with each other, they're raising family, and everything in between. Sì, essenzialmente questo era un chiaro esempio della fauna endemica e di come il mostro essenzialmente ha un suo ecosistema dove caccia, si riproduce, fa una piccola famiglia e generalmente parlando appunto non sarà mai nello stesso luogo perché hanno proprio la capacità di dover bere, di dover cacciare, di dover riposarsi, quindi sta al buon cacciatore sapere esattamente qual è lo spot giusto dove andarlo a cacciare. Now food is a big part of Monster Hunter. It always has been, and it continues to be. Now normally you can only eat a meal in a gathering hub or a safe location. In Monster Hunter Wilds, you can cook nearly anywhere, during a fight, wherever you want. And obviously eating implies some beneficial buffs, which we're going to go through. As part of the cooking in Monster Hunter Wilds, you can actually use ingredients you forage and trade with NPCs to get even fancier dishes. Questa è un'altra interessantissima, diciamo, funzione, cambiamento rispetto ai titoli precedenti, dove ai tempi, quando andavi in, caccia, potevi soltanto avere il tuo cibo nel Gathering Hub, per esempio, o pre-missione. Al massimo durante la caccia stessa potevi utilizzare delle razioni per aumentare la stamina. In questo caso invece, in questo particolare nuovo titolo, potete cucinare ovunque, quindi trovando gli ingredienti all'interno della mappa, all'interno del mondo stesso e o facendo trading con gli outpost e gli NPC all'interno delle varie zone, sarete in grado di cacciare ovunque e soprattutto avete quella flessibilità di buff nel momento in cui andrete ad affrontare un particolare mostro. Quindi quando parliamo di seamless gameplay significa anche appunto non staccarsi mai dalla caccia. So as you see there, you also have a mount in Monster Hunter Wilds, and that's sacred. It has many features, from traversing the map automatically or manually, switching weapons, and also giving you supply items. Now right now I'm wearing a ghillie mantle, and I'm going to use a new mechanic in the game called a stealth attack. This is when you can initiate a fight against a monster that's not aware you're there, with a big damage strike. Come avete visto anche rispetto ai titoli precedenti, ritorna quindi la vostra mount, cavalcatura, in questo caso il Sacred, ma non solo. Grazie al ritorno dei mantelli avrete l'opportunità di un nuovo attacco chiamato Stealth Attack, che vi permette quindi di essenzialmente fare un critico su un mostro che non si aspettava il vostro arrivo. Molto utile, e questo anche conferma appunto la presenza di differenti stili di gioco e mantelli a vostra disposizione. Now, it
interesting new feature in Mostrato Wilds as well is some monsters are herd monsters, which means they are not on their own, so you're quickly outnumbered. However, we have many ways to even the odds, like the large dung pod. So this should hopefully split the alpha Doshiguma away from its pack. And yeah, you can probably guess what's in these dung pods. Yeah, ovviamente per diciamo, comunità di giorno stiamo utilizzando la versione in inglese della build, sto utilizzando i dark pods, quindi in questo caso cacca, per poter allontanare i mostri dal mostro alfa. Perché? Perché in questa nuova versione di Mostrato Wilds essenzialmente non ci saranno mostri singoli da cacciare, ma avremo vere e proprie tribù o veri e propri diciamo, assembramenti di mostri che dovrete dividere in differenti modi. Uno di questi molto molto efficace con il Dark Pod, ma in aggiunta per i nuovi mostri chissà cosa potremo aspettarci, chissà se saranno resistenti a ciò. Ci sono differenti nuove meccaniche. We actually, coming into this topic, we have a different pod as well to attract the beast towards us. We do, and I'll be demonstrating that later. But as you can see, you can switch weapons at the touch of a button. So immediately there, I've switched from my sword and shield to the light bowgun. And looks like Doshiguma's ready to wall again. So I'm going to switch back and jump off secret. Adesso possiamo vedere come possiamo utilizzare le nostre armi sulla mount, cambiarle con un semplice colpo, un flick appunto del tastierino e successivamente della crocetta in questo caso sul controller, in questo caso è già pronto in combattimento e se fate attenzione noterete degli spawn particolari rossi sul dorso della creatura. And what we have here is a mount attack, which you can engage by doing aerial attacks, which is a great opportunity to get some big damage on the monster. Now, during that time as well, you notice we had dynamic weather change. We are now in the inclemency period, a time of destruction and chaos. And also, it's when you'll see the locale's apex monster make an appearance. In questo caso state spiegando come per l'appunto grazie alla meccanica della mount e del mounting lui è essenzialmente in grado di fare molti più danni e cavalcare la bestia, ma soprattutto c'è un cambio dell'ambiente, c'è un cambio della mappa, del territorio che avviene. Questi cambi avvengono particolarmente quando arriva l'Apex Predator all'interno della mappa, in questo caso il Raid-Down, che cambia completamente il vostro destino, perché in questo caso cominciano ad esserci sinkholes, cominciano ad esserci delle sabbie mobili, insomma diventa abbastanza complicato da gestire il tutto. So here we have Raid-Down, which is the region's apex. I did use a luring pod to bring over to Doshiguma, but it looks like Doshiguma has found us. So what you can do is, you can get the monsters to fight each other, dishing out big damage and making your life a little bit easier, unless you get caught in the middle, of course. Ovviamente dimostrando e spiegando la meccanica dell'Apex Predator che arriva, in questo caso il Raid-Down, questo grosso enorme drago che essenzialmente spara laser e elettricità, tramite l'utilizzo del luring pod, quindi essenzialmente tramite un'esca, potete acchiappare il Doshiguma e portarlo direttamente dal Raid per extra damage e per dargli sinceramente una mano, però attenzione ad non essere acchiappati nel mezzo dell'azione. And as you can see, Doshiguma's had enough of that beat down from Raid-Down and has moved off. So I think we should probably follow suit, lest we feel the wrath of Raid-Down. Vogliamo scappare e soprattutto abbiamo visto quanti danni siamo riusciti a fare, intorno ai 3000 onestamente, semplicemente da un raggio. Ma la caccia continua, vediamo cosa combinerà John, ma soprattutto il Doshiguma. Now it looks like Raid-Down isn't done with us, so it's going to be quite a fight, and I think I need some backup. So in Mostrato Wilds, you can play the game solo, you can play the game multiplayer, including with full crossplay across all platforms. But if you're a solo gamer, but you want to have that multiplayer experience, we actually have NPC support hunters. In questo caso grande ritorno appunto degli NPC all'interno della caccia, perché questo gioco, come tutti ben sapete, Monster Hunter puoi giocarlo da solo, quindi può diventare una challenge, puoi giocarlo con amici in multiplayer, ma soprattutto adesso ritorno degli NPC che saranno veri e propri hunters fully geared, quindi con piena armatura, piene armi, full damage, che vi daranno una mano appunto a fare più DPS e più danno possibile. So it's a great way to even out the odds, and if you want some backup, or if you find it something especially challenging, there's something in the game for you to enjoy. And there's no downside to doing this. Oh, we've got a turf war here,
So sometimes monsters will have an epic clash called a turf war. In questo caso abbiamo visto una nuova meccanica chiamata turf war, essenzialmente stanno combattendo per il territorio e Doshaguma si è trovato faccia a faccia insomma, in una situazione un po' scomoda. Questi aggiuntivamente sono altri danni che si sommano. But I want to ask you, John, yes. What are the consequences of like a turf war between two monsters? Do we have a clear victor? Is it based on strength, that kind of stuff? Different things can happen. The condition of the monster, are they in a favorable locale, and how many monsters are around as well. As you know, like Doshaguma is a herd monster and so is Valahara. In questo caso ho fatto un paio di domande in più specifiche per quanto riguarda appunto le turf war e quindi il combattimento e la battaglia per il territorio. E sì, ci sono tantissime variabili, come per esempio la vita e la salute attuale del mostro che state cacciando, se il mostro per esempio è accompagnato da un gruppo di altri mostri, come in questo caso il Doshaguma è un mostro che ha una tribù, il Valahara stessa identica cosa, ma soprattutto anche se il terreno è favorevole o meno. Quindi in questo caso, essendo sulla sabbia, Doshaguma ha lo svantaggio e Valahara continua a fargli danni. And what you might see as well is every so often a reticule coming up on the screen. This is focus mode, and it's a really cool new mechanic in Monster Hunter Wilds that allows you to get even more precision with your weapon and unleash powerful focus strike attacks by generated wounds, which are the red glowing parts on the monster. Quegli spot rossi che avete visto in precedenza, per esempio sul dorso, sono per l'appunto delle ferite che noi abbiamo generato normalmente durante la caccia e tramite la nuova meccanica, modalità di precisione, potete letteralmente con un tasto prendere mira sull'esatta ferita, sull'esatto punto e fare molti danni in più. Questo non solo vi aiuterà per l'appunto a buttare giù il mostro più velocemente, ma aiuta anche nel tagliare code, spaccare armatura, prendere unghie, quindi come indispensabili elementi per le vostre ricette, per le vostre armature e il crafting futuro. And the way wounds work is as you attack a monster in a certain area, over time you weaken that point, allowing you to create a wound and do big damage. And this is fully organic as well. You don't have to do some particular moves to do it. So it rewards you for kind of, focusing on a certain area and moving your way around the monster. Giorgio infatti ha reiterato ancora di più il punto che abbiamo già esposto, quindi è essenzialmente una meccanica organica della caccia. Non dobbiamo più muoverci troppo verticalmente per ottenere il massimo ammontare di danni, non dobbiamo fare nulla di particolarmente strano se non colpire sempre la stessa zona ed è effettivamente efficace. Ma a parte quello, I guess it's time for to show, since I see the cave, yes. You know what's in the caves? Yeah, there's endemic life in the caves. There's Chatacabra, likes to hang around here. And as you can see, you can set Sacred to move manually or automatically. So they're actually tracking the monster, allowing me to sharpen my weapon, take some healing items, and look for any useful items I can grab with my hook slinger. I tempi morti migliorano sicuramente di più tramite l'introduzione della vostra mount, il Sacred, perché essenzialmente sul Sacred potete fare tutto, affilare l'arma, cosa che ai tempi prendeva molto tempo e ci staccava un po' dal flow della caccia, ma inoltre il Sacred può andare da solo e tracciare il mostro che stavate inseguendo, quindi completamente con le vostre mani libere, uno snack, un'affilatura, qualcosa del genere, rispondere al telefono, siete sempre all'inseguimento del mostro, non c'è mai un'interruzione dell'azione. And as you can see, the support hunters are helping a lot. They're taking aggro from me, they're helping with knockdowns, dealing damage. But the way they're designed is they'll actually play around your stuff. So if you're playing quite defensively, they will also play defensively. If you set down a trap, they will move over to the trap to help you catch the monster. Molto interessante, stiamo parlando per l'appunto dell'intelligenza, mettiamola così, dei nostri alleati, dei nostri NPC, in questo caso vediamo Olivia e company, che seguiranno il vostro stile di gioco. Quindi se voi siete particolarmente difensivi, come in questo caso con Sword and Shield, loro faranno la stessa cosa. Se settate delle trappole particolari, loro si muoveranno verso le trappole per non spostare l'arco e il focus del mostro via delle vostre particolari azioni. And as you saw there, that was another new mechanic called a power clash. Now, some weapons have shields or can block, and if you block at the right time, or there's a chance it will just happen anyway, you will engage in a tug of war with the monster, and if you win,
you will do a really stylish big damage attack. However, if you lose, the monster will do one to you. Nuova meccanica, abbiamo visto quindi questo power struggle che è disponibile, funziona solo su alcune armi. In questo caso, dato che abbiamo sword and shield, abbiamo per l'appunto uno scudo, possiamo fare essenzialmente questo scontro tra titani, nel quale chi perde, parlando appunto di timing, nel momento in cui farete la parata e il parry, in base a quello verrà determinato chi vince. Se vince il mostro, chiaramente la vostra barra della vita andrà completamente a zero. Se vincete voi, tanti danni, una extra animation e la possibilità di fare un knockdown e quindi mandare il mostro a terra. And it looks like Doshiguma's feeling it a bit. We can tell by a monster's behavior roughly how much they've got left in the tank before they go down. Se siete veterani di Monster Hunter o se siete appena arrivati, sicuramente tutti saprete che quando un mostro è vicino, diciamo, a schioppare, a morire, mostrerà segni di cedimento come zoppicare, essere affannati, cose di questo tipo. È un modo molto visuale per capire quanto bene state andando e inoltre rimangono comunque le icone come il teschietto a fianco al mostro stesso nella minimappa. Qui invece il giorno ha appena utilizzato una trappola ambientale per fare altri danni e per permettersi di creare un po' di spazio. So John, I just saw that you used an environmental, to your advantage, environmental attack. So could you explain a little bit further what are they useful, how can you use them, etc. Yeah, so as part of the Live and Breathe and Well, you can use the environment to your advantage. So for example there we had some vines in the tree and we used our hook slinger to pull them onto Doshiguma, and there's many examples of both nature and monsters creating an environment that you can really capitalize on. Come appunto abbiamo visto l'esempio e soprattutto la tagline di questo mondo che vive, respira e è endemico di sé, abbiamo anche molte opportunità come liane, rocce, trappole in sabbia, sabbie nuove in generale, esplosivi, qualsiasi cosa a vostra disposizione con il semplice attacco o con un semplice bottone come L1 e R1 siete in grado di attivare queste trappole e quindi creare nuove occasioni di caccia e nuove occasioni per buttare il mostro. And as we can see, Ray Down is back. The monsters do what they please. They don't follow a fixed pattern or specific behavior. They're going around living their life, so you've got to always be on guard. Vi ricordate del Ray Down? L'abbiamo lasciato nella zona desertica. I mostri non hanno uno script vero e proprio, seguono semplicemente il loro flow della giornata. Quindi in questo caso noi, nonostante l'abbiamo cacciato, ci siamo allontanati, siamo andati fuori dalla sua area, ci ha seguito. Questo è perché loro fanno come vogliono e potete sicuramente aspettarvi l'Apex Predator come l'animale e il mostro più aggressivo all'interno della mappa stessa, quindi sempre un occhio e un po' di attenzione per quanto riguarda lui. Hello, looks like Doshiguma's pack has returned as well. So we're gonna encourage them to move elsewhere, I think, when I find my dog pods. Look at that, very mean. Stesso identico punto di prima, come il Raidao è tornato anche appunto gli altri Doshaguma, quelli minori, non i Doshaguma Alpha, sono tornati per dare una mano, quindi è nel nostro interesse vicino al nido cacciarli via per concentrarci sulla caccia, per permetterci appunto di acchiappare e chiudere direi questa caccia anche perché siamo addirittura d'arrivo. What are you doing right now? Now, I put the barrel bomb down a little early, but if you played Monster Hunter before, which I'm sure many of you have, you'll know that barrel bombs are a great way to do extra damage to a monster. And previously, once you put them down, that was it. However, there are new ways to use them. I'm just going to get rid of this. I'll give you an example. You can actually throw barrel bombs now to detonate them. That one's off on a little adventure. So we're going to hopefully give Doshiguma a rude awakening when I find out where he's gone. But luckily we can use Sacred for that. So simply by pressing up on the D-pad, it will automatically track where you've put your marker. So as you can see, they're about 200 meters away. So if you're like me, I get lost all of the time in the ancient forest in Monster Hunter World. So this is a great feature for me, and at any time, you can just use the controller to take manual control and then press up again and you're back into automatic. Semplicemente premendo sul D-pad potrete utilizzare il vostro Secret e chiamarlo al vostro fianco e come avete visto di nuovo lui va in automatico verso il mostro, quindi avete tutto il tempo di magari dare un'occhiata alla mappa, controllare per esempio se ci sono particolari e cose di questo tipo. E grossa differenza adesso è nelle barrel, quindi in questo caso esplosive,
chi ha giocato già a Monster Hunter sa che una volta che le hai piazzate non puoi farci molto altro, adesso le puoi riposizionare, le puoi lanciare, le puoi mettere multiple e lanciarle con multipli cacciatori, più opzioni, più flessibilità. Per chi ha visto anche con me in String con Delia, non mi aspettavo che tu potessi lanciare queste barre, quindi è una piacevolissima sorpresa per sicuramente i veterani della serie, è una nuova meccanica per i nuovi arrivati. And as you can see, the barrels are fully physics-based, so you can actually have a lot of fun with your friends, having little challenges or trying to do trick shots on the monsters. Le barre quindi hanno fisica completa, questo significa che se avete una discesa, se c'è una salita, se c'è una forza impressa sulla barra stessa, essenzialmente andrà più veloce, più lenta, seguono per l'appunto il terreno. And we're done. Yeah. You got it. So we've got Doshiguma there, and obviously Monster Hunter Wilds introduces seamless gameplay. So what that means is once you've hunted a monster, you can just keep going. You can stay out in the field, find the next monster, explore, gather materials, solo or with your friends. It's fully down to you. So that is a huge change from all the other Monster Hunter games. La cosa super interessante e l'ultima che vi stiamo mostrando è chiaramente sempre la tagline del Seamless World, ovvero la caccia non finisce nel momento in cui avete preso la taglia, nel momento in cui avete portato a terra il mostro, bensì potete intagliarlo e successivamente andare oltre, continuare con un altro mostro. La caccia finisce quando voi volete finire la caccia. In questo caso vorrei invitare tutti voi a ringraziare. Thank you so much, John, for showing us. So I think we have a little bit more time, so I'm going to hopefully show you a bit more about the seamless gameplay. So I'm going to pick another monster, try and find Ray down. There we go. So we will create a quest and set a waypoint. There we go. So yeah, anywhere on the map you can pick a specific location or a monster, and your good pal Sacred will take you across. Vi ringrazio per l'applauso, ce lo siamo tolti da parte e ce lo siamo tolti davanti, non ditelo Giorno, e soprattutto abbiamo un pochino più di tempo per mostrare appunto la mappa e essenzialmente le differenti icone, come funziona appunto la caccia. Oh, hello. So here you can see we have endemic life interacting with each other. So this one has just actually taken out another endemic life creature and will eat it. So yeah, it's pretty dangerous out here. Abbiamo appena visto appunto una capra che è completamente divorata, ciucciupata, è semplicemente da una dei piccoli animali slash mostri della fauna endemica. E generalmente parlando vi voglio ricordare che tutto quello che avete visto qui è diciamo espanso e migliorato sulla versione beta online che in questo periodo sarà attivata, quindi mi raccomando, se siete interessati, curiosi, volete provare, le piattaforme sono sempre le stesse, PlayStation, Steam, Xbox One. Da domani 4 del mattino potrete scaricare e provare con mano, toccare ferro e vedere da voi stessi come il gioco e se effettivamente è interessante per voi. E adesso stiamo andando a caccia per il Ray Down finché non raggiungiamo il suo nido. And as you can see, this automatic travel is really handy, especially with such large locales now. It really makes it a lot easier. And I was actually grabbing materials while we were moving along too. La mappa è così grande che avere appunto una sottospecie di autopilot è molto utile per raggiungere i vari mostri location, ma soprattutto un'altra cosa molto importante è che non dovete fermarvi per raccogliere ingredienti, che è qualcosa che abbiamo sempre avuto, ma adesso è ancora più semplice e soprattutto è qualcosa che puoi fare senza attualmente magari controllo. Quindi potete di nuovo controllare la mappa mentre siete in movimento, cacciare, prendere ingredienti, tutto sul secret. And here we have Ray Dow, the most dangerous monster you'll find in the build here at Lucca, as well as the open beta test. So if you manage to beat this monster, you should be very pleased with yourself. But if not, don't worry. This is if you want a bit of spicy challenge. Questo è uno dei mostri più difficili che troviamo nell'area delle pianure perché è l'Apex Predator, quindi sarà molto difficile da buttare giù, specialmente perché non vediamo una grossa selezione scelta di armi e armature potenziate, quindi se siete in grado di batterlo da soli o in compagnia di altri 3 amici, veramente kudos a voi perché non è un'impresa facile.
And say, as I mentioned earlier, this monster will only appear in the inclemency period. So that'll be when the storm that we saw earlier is raging, but it will stick around for a little bit afterwards. So don't worry, you don't have to rush to find them. And as you mentioned, might have noticed as well, after the last quest, the NPC support hunters went back to camp. However, you can call them back whenever you want. Altra cosa che ci ha fatto notare per l'appunto è che gli NPC che abbiamo chiamato in precedenza sull'ultima caccia, quella del dottor Shaguma, semplicemente sono tornati al campo base, ma li potete richiamare in qualsiasi momento, non hanno cooldown e possono essere subito richiamati per questa particolare caccia. Also, John, we just saw that basically you were having, cutting up the monster and it says press begin. Yes. Yeah, that's a great point. So in Monster Wilds, there's multiple ways to start a quest. There's the more traditional format you'll be familiar with, when you talk to your handler and you pick a specific monster for a specific quest. However, with the seamless gameplay, if you're playing alone or with your friends, you can just start attacking a monster and it will generate a quest for you there and then. So there's so much freedom with this system. And as you've seen, I carted. It happens to us all. But you don't lose your food buffs when you cart in Monster Hunter Wilds. Molte informazioni, partiamo dalla prima. Come parliamo sempre di seamless gameplay, in questo caso ci sono differenti modi per acchiappare e confermare una missione. Potete andare al campo base e parlare direttamente con il vostro handler Alma e vi affiderà una missione, oppure potete direttamente andare sul mostro se vi interessa, cominciare a colpirlo leggermente e la quest partirà da sola. Questo vi aiuta in differenti modi perché magari non volete ritornare immediatamente al campo base dopo ogni singola missione. Un'altra novità, questo è un termine molto specifico per chi ha giocato Monster Hunter in passato, quando cartate, quindi quando andate KO, non c'è più la perdita del buff del cibo appena mangiato, appena cucinato, quindi potete cartare quante volte volete e il buff rimarrà, quindi non dovete ogni volta ribuffare over and over nel momento in cui fate sempre la stessa caccia. Molto importante. And as you can see right now, and all the monsters are actively going around the map, so luckily Sacred's gonna take us over there. Adesso di nuovo stiamo andando alla ricerca del raid out, avete a disposizione anche differenti modi di attraversare la mappa, come scorciatoie, queste liane per appunto arrampicarvi, e generalmente parlando ci sono del travel point a cui solo il Sacred può accedere. Adesso ne parleremo a John in inglese. Actually, I also pointed out that there are some shortcuts, I would say, that only are accessible with the Sacred. Yeah, so Sacred opens up new ways of traversing as well, whether that's aerial or steep cliffs. And you might have seen as well with the map, the map's 3D now as well, so you can really hone in and look around the locale to find hidden nooks and crannies. L'ho dimenticato io, non dimenticatelo voi, il Sacred è in grado anche di muoversi verticalmente con una leggera planata, quindi adesso le mappe sono completamente in 3D, molto importante come appunto le affrontate e come appunto interagite con il mondo. Questa è la nostra presentazione, veramente grazie mille di essere passati, voglio sentire però cosa da dire Giorno prima di salutarci in maniera definitiva.